Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Io sono Giorgio Mazzeriol e oggi parleremo del modello Day-Date, Rolex Day-Date. Per antonomasia parleremo del 1803 e del successore, il 18038. Parleremo di come questo orologio si sia evoluto nel corso degli anni, il perché viene soprannominato l'orologio del presidente, le varie tipologie di referenza del 1800 e dei quadranti più importanti montati sia sulla referenza 1803 che sulla referenza 18038. Bene, detto questo, procediamo con il video. Siamo nel 1959 quando Rolex mise sul mercato l'orologio più lussuoso che aveva in catalogo, la referenza 1800, un orologio realizzato solo e unicamente in materiali preziosi, nei tre colori dell'oro, oro bianco, oro giallo, oro rosa e qualche raro modello in platino. Se ne conoscono anche 7 in acciaio che sono stati ceduti a degli allievi di una famosa accademia di orologeria, però purtroppo non ne ho mai avuti in mano essendo molto rari. Parliamo della referenza 1803, l'orologio per antonomasia conosciuto da tutto il mondo come il Day-Date. Viene conosciuto come orologio del presidente perché questo orologio Rolex ne regalò un modello al presidente degli Stati Uniti, scusate per la pronuncia, Dwight Eisenhower. Cosa c'è da dire del Day-Date 1800? C'è da dire che le ultime due cifre della referenza stanno a indicare la tipologia di rifinitura che ha l'orologio e non, come nei modelli successivi, il tipo di oro che è stato usato oltre che alla rifinitura. Ad esempio il 1803, che è, come abbiamo detto, il Day-Date più conosciuto, più acclamato, ha la ghiera zigrinata, mentre come vi sto mostrando ora il 1802, come vedete dalle foto, ha la ghiera liscia. Questa ghiera liscia regala all'orologio veramente molta più eleganza rispetto alla ghiera zigrinata. Dopodiché abbiamo la referenza 1803, che è la più comune, che ha la ghiera zigrinata, come lo potete vedere anche dal vivo. Questo è un 1803 in oro rosa, quadrante Gilt, quindi un primissima serie. Questo orologio è del 1961, orologio veramente raro con un quadrante Gilt con indici rosa, veramente raro. Le condizioni, come potete vedere, sono bellissime. Oltre a questo 1803 in oro rosa ne ho un altro con il quadrante champagne e indici molto più larghi. Questo quadrante viene chiamato white boy, ragazzo largo. Ha uno stile molto più aggressivo rispetto agli altri Day-Date, poiché questi indici, queste lancette molto più larghe regalano più sportività all'orologio. Tutt'altra tipologia di stile rispetto al 1802, che puntava, come detto, a un orologio più elegante. Detto questo, passiamo alla referenza 1804. La referenza 1804 era il massimo, veramente massimo esponente di lusso e ricchezza che Rolex aveva ideato per questa referenza. La ghiera di questo orologio, se l'orologio è in oro, monta 48 diamanti, se invece l'orologio è in platino ne monta 46, 2 di meno. Questo orologio, oltre alla ghiera completamente in diamanti realizzata o in platino o in oro bianco, ha anche il quadrante con gli indici a diamanti, sia a forma di baguette che diamante classico conosciuto. Dopo il 1804 abbiamo la referenza 1806. Questa tipologia di lavorazione sul 1806 viene chiamato linen texture. Come potete vedere dalla foto è molto carina. Viene anche chiamata in italiano lavorazione fiorentina. Dopo il 1806 abbiamo il 1807, che abbiamo anche qui in ufficio. Il 1807 ha una lavorazione sia di ghiera che di bracciale definita bark. Bark sta a significare corteccia. Ve lo sto mostrando in questo momento. Vedete che la ghiera e il bracciale in mezzo sembra
proprio la corteccia di un albero. Oltre a questo orologio monta un quadrante in legno chiamato Sequoia o Wood Dial in inglese. Guardate le condizioni, questo orologio si trova sul mercato in queste condizioni intorno ai 30.000 euro. Ora vi vorrei parlare anche dei quadranti più rari che vengano montati su questi orologi. Vi abbiamo già fatto vedere due quadranti molto rari, perché sia il Gilt oro rosa che il Wood Dial sono quadranti molto rari, però ve ne mostrerò altri che purtroppo al momento non ho in ufficio. Parlerò soprattutto di quadranti in pietra. Oltre a questi quadranti in pietra vi mostrerò anche i quadranti chiamati di smalto o stella di Vial. I quadranti stella vengono realizzati in vari colori. Quello che vi sto mostrando è un color salmone molto rosato. Oltre a questo colore vengono realizzati in color azzurro, rosso, verde, blu e marrone. Sono quadranti veramente belli. Infatti questi quadranti stella vengono un attimino riportati alla luce da Rolex con i nuovi modelli che sono usciti quest'anno, i nuovi Precision con tutti i quadranti particolari, Tiffany, giallo, rosso. È un modo per riportarli un attimo alla luce. Oltre che questi quadranti vi voglio mostrare anche i quadranti in pietra. I quadranti in pietra per la referenza 1803 sono molto rari e non tutte le pietre sono state usate. Io posso garantirvi di averli visti in lapislazzolo, malachite e occhio di tigre. Poi invece la referenza 18038 li monta tutti. Quindi provvedo a mostrarvi tutti i quadranti in pietra mai realizzati per il 18038. Abbiamo il quadrante in radica, anche questo è un quadrante in legno come il Sequoia. Dopodiché abbiamo il quadrante in corallo, il Gulda, in oro giallo e in oro bianco, con o senza indici, con gli indici in diamanti o no. Oltre a questo abbiamo il quadrante in lapislazzo, secondo me il quadrante più bello in assoluto dopo il corallo. Il colore blu è veramente bellissimo sull'oro giallo. Un altro quadrante molto bello è quello in onice, quadrante nero con l'oro è veramente il suo. Dopodiché abbiamo quadranti in smalto, qua ad esempio c'è un quadrante di smalto blu. E detto questo passiamo a invece un ultra moderno. È arrivato il momento di indossare i guanti prima di toccare questi orologi. Questo orologio ha la referenza 118399 BL. Questo orologio, come potete vedere dal cartellino, costa 75.000 euro di listino, con quadrante madreperla Carousel alla bellezza di 217 diamanti incastonati, è in oro bianco, bracciale President, veramente un orologio favoloso. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che i primi 1803 la referenza 1800, allora i primissimi orologi avevano la chiusura a scatoletta, cosa che è andata a scomparire a beneficio del President, che abbiamo montato anche su questo 18038. Questo 18038 è nuovo, con il logo del Y stampato sul quadrante. Y sta a significare Emirati Arabi Uniti. Detto questo, dirò soltanto altre due cose su questo argomento. Questo orologio, come abbiamo detto, di listino costa 75.000 euro. Quindi voglio sfasare il mito che tutti i Rolex che vengono comprati al listino sono comprati bene o comunque sia hanno una rivalutazione superiore al listino. Bene, questo orologio che costa 75.000 euro il suo valore attuale di mercato è all'incirca poco più della metà, perché viene venduto sui 40-45.000 euro nuovo. Oltre a questo vi voglio mostrare, oltre che la differenza che Rolex aveva quando parliamo di scatole d'epoca.
Nel 1960 l'orologio di tendenza era appunto il Rolex The Date, era l'orologio per chi era veramente importante, per chi lavorava nei settori del business, per chi voleva diventare qualcuno di veramente importante. Infatti, come potete vedere, tutte le scatole dei Day-Date sono in pelle, molto lavorate, con fibbia in oro, con il logo grande. Erano scatole veramente curate, anche il coprinscatola era molto curato. Bene, il video sul Rolex Day-Date finisce qui. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a iscrivervi. Sotto in descrizione troverete il link con tutte le nostre pagine e i nostri gruppi. Bene, ciao e alla prossima!